Bene, abbiamo iniziato. Ciao Totò, ciao Sabrina. Iniziamo. Ciao. Ciao Prego, Lucio, ciao Sabrina. vai col Allora, punto, in maniera ipersintetica, vai. sì, prima dei punti vorrei che chiamassi in eterico mia nonna, la nonna materna, che ha lasciato il corpo qualche anno fa. Mm. Ok, è il disincarnato che volevi chiamare questo. Sì, sì, disincarnato. E se potesse lasciare un messaggio a mia madre, cioè sua figlia. Ok, Ok. vai coi punti. Allora, l'Umunaceddu. Nel folklore del mio paese, l'Umunaceddu è un folletto dispettoso, però, diciamo, nel Salento ha vari nomi. Mhm. Eh, questa cosa, l'Umunaceddu è chiamato, vuol dire il monachello, Mhm. perché ci sono persone che l'hanno visto vestito con un saio, ma lo stesso a Napoli si dice anche Munacell o a Pavia Munachel, comunque. Penso che in tutte le tradizioni popolari ci sia questo folletto dispettoso, che secondo me corrisponde a quello che in letteratura si chiama incubus, che è questa entità, diciamo, che si poggia sul petto, no? E ti toglie il respiro, prima Mm, cosa. Però questo folletto fa dispetti, ci sono testimonianze di persone che dicono che intrecciava le code dei cavalli, le crine, faceva sparire degli oggetti, però questo fino a 40-50 anni fa, adesso non se ne sente più parlare. Tu hai Mhm. avuto un'esperienza con lui, Io ho però. avuto l'esperienza 30-35 anni fa, non mi ricordo, stavo nel letto, dormivo a pancia in giù, no? Penso di stare, che ero nel dormiveglia. A un certo punto mi sento un peso sulla schiena e mi sento sprofondare nel materasso. A che apro gli occhi, sbarro gli occhi, però non potevo muovermi e Mm, urlavo papà, papà, orrore, terrore. Mi sono sentito pure sfrogugliare sulla nuca, non mi ricordo, non so quanto tempo sia durato. mhm. E quindi vorrei capire che cacchio è successo quella volta, se è stato un sogno oppure... Però io l'ho sentito come reale questo. Ok, Ok. una volta sola. Sì. Poi io ho fatto un'ipnosi casalinga con un amico anni fa, no? Mhm, Ehm, per vedere questa interferenza che avevo capito poteva essere interferenza. mhm. Vabbè, all'inizio non ci sono riuscito, ho fatto un po' fatica per andare in ipnosi. Io pensavo che fosse un'ipnosi profonda, invece ero cosciente, no? Come succede con Sabrina, con le altre due collaboratrici. Mhm. A un certo punto mi dice: Sei davanti a uno specchio, c'è qualcun altro con te? Io mi vedo uscire una pallina di luce, grande come una pallina di tennis, dalla spalla destra. Allungo la mano per prenderla, sparisce ed esce dalla spalla sinistra. Faccio un bacio per prenderla, sparisce ed esce dalla spalla destra. Insomma, questo giochetto, ma non so se era uno o due. Mhm. Poi questo mio amico mi ha fatto anche la carta natale e mi ha detto che io ho Giove retrogrado. Ho detto che significa? Ha detto che devi lavorare tutta la vita. Ho detto ma come? Io voglio vivere di rendita, mi sono stancato di lavorare e vorrei capire se si può cambiare questa maledizione. Ok, questo non me l'hai messo nei punti, però, mi sembra, no? Vero? No, non te l'ho messo. Ok, punto 2. Hai fatto un test e vuoi sapere quali sono le conseguenze. Sì, ma tu pensi da sapere quali sono le conseguenze di questa visualizzazione qua? Ok. Il 3 l'hai tolto, quindi l'abbiamo Sì. sostituito con quello che mi hai appena detto. Ok. Allora, passiamo ai problemi di salute, diciamo. Mhm. Quindi 10 anni fa ho fatto una visita medica e mi è stata riscontrata una ipertensione lieve, perché poi ho scoperto che i dottori non sanno qual è l'origine dell'ipertensione e gli mettono poi degli aggettivi, dei nomignoli, giusto per dargli un po' di tono. Però poi psicosomaticamente l'ipertensione è che tu sei preoccupato e quindi l'ipertensione ti dice oh calma, di stare tranquillo, che cacchio ti preoccupi? Questo significa l'ipertensione, però poi tu non lo sai, vai dal medico e ti danno le pasticchette che devi prendere ogni giorno. E Mm, infatti lui così fece, mi prescrisse la pasticchetta quotidiana che io ero riluttante a prendere. Infatti l'ho presa per una ventina di giorni, poi ho smesso, non l'ho presa più. Non mi è successo niente, nonostante mia madre dicesse prendila, ictus, infatti, niente, titata. Vabbè, niente. Poi problemi lombari. È da 7-8 mesi che ho dei dolori nel fondo schiena, dove la schiena si attacca alle natiche. Però negli ultimi 2 o 3 mesi si sono un po' affievoliti.
Il dolore era più localizzato sopra la chiappa destra. Ogni tanto si spostava la chiappa sinistra, sopra la chiappa sinistra. Problemi lombari, quindi. Sì, sì. E Ok, stamattina poi stava... Sì, un ascesso. sì. 4-5 anni fa ho avuto un brutto ascesso. Mm. Mi sono anche ricoverato in ospedale. Vuoi vedere se c'è una causa esoterica? Ok. Sì, sì. E poi, Ventricolo sinistro ipertrofico, bassa va bene, quello che vuol memoria. dire, questo ascesso magari l'ho rovinato assumendo farmaci. Beh, questo lo vediamo se c'è una causa esoterica e se un'influenza dei farmaci oppure no. Perché Bassa poi memoria, calo della vista, calo della ipertrofia memoria. al ventricolo sinistro. Due Sì, anni è fa mi hanno quello sì. diagnosticato ipertrofia al ventricolo sinistro, cioè il ventricolo che si è gonfiato, si è ingrossato un po'. Mhm. E anche là mi avevano dato pastiglie, ma io non le ho prese. Problemi di memoria. Praticamente, quando imparo delle cose, le leggo, le studio, ci sono poi dei vuoti. Questo mi succedeva anche a scuola, no? Io studiavo, quando poi venivo interrogato, forse l'emozione, non lo so come anche in questo momento, non ricordavo bene. Infatti il professore diceva, ma hai studiato? Io dicevo, sì, ho studiato, però ovviamente non davo, diciamo, non facevo una buona interrogazione. Cioè, Mm. non avevo problemi qua di... Ma anche adesso, quando leggo delle cose, ci sono dei punti che mi cascano, come nelle tue anche sessioni, no? Io vorrei dire tante cose, ma tante cose me le dimentico e poi le devo rivedere, rileggere. Hai provato a prendere appunti durante le Scrivere. sessioni? No, ci ho Mm. pensato. Molto importante, molto utile, risolve il problema, di fatto, perché sono concetti astratti, perché mettendoli, scrivendoli sei molto più attento, perché vinci i colpi di sonno che arrivano per n motivi, per 1000 motivi e che non ci interessa analizzare, quindi prova a scrivere. Ok, poi hai scritto un Poi, ultimo punto. aspetta, il calo della vista. 3 anni Mm. fa, ciò che leggevo su, sai, le scatoline dei farmaci, no? Quella scritta là, a un certo punto non sono riuscito più a leggerla, cioè, si è sfocato tutto. E ho letto che con l'età il cristallino, sì, ma vorrei sapere se c'è una causa esoterica. Ok. Questo motivo. E poi un'altra cosa importante che non ho scritto, Lucio, a 3 anni mi hanno asportato le tonsille, 50 anni fa. In quel periodo l'asportazione delle tonsille era molto diffusa. Vorrei capire se era necessario farlo. Le tonsille fanno parte del sistema immunitario, servono a quello. Ok, Xylella, Xylella, che è sì. una specie di È un indagine, tu batterio, è proponi. un batterio. Sì, ma è Sì. una tua indagine. È quel batterio che colpisce gli Sì. ulivi, no? In Puglia Ulivi, soprattutto. in Puglia, Tu sì, parli però di truffa e vuoi sapere se è la una truffa. truffa, perché c'è un mio amico che ha denunciato il fatto, sono state avviate le indagini che hanno poi constatato che c'erano delle cose dietro, tipo che vogliono fare il latifondo, perché gli ulivi, i territori con gli ulivi non si possono toccare. Una volta distrutti gli ulivi si possono costruire, perché nel focolaio, da dove è partito, vicino Gallipoli, lì c'è un progetto di un villaggio turistico, campi da Mhm. golf, e poi vogliono ricreare il latifondo, no? Cioè i proprietari che hanno un oliveto sono costretti a rivenderlo perché non frutta più come una volta. E io lavoravo anche alla raccolta di olive, cosa che purtroppo non faccio più a causa di questo, che poi non c'entra, il batterio c'entra Di poco, questo? perché Batterio, ok. sì, il batterio c'entra poco perché su 20.000 alberi esaminati, no, interessati dal disseccamento, solamente 500 erano dovuti alla xylella, tutti gli altri sono dovuti a funghi. Mm. Perché questo mio amico ha fatto l'analisi del terreno che deve avere almeno il 2% di organico e sta sotto l'1%, è ricco, cioè è pieno di metalli pesanti, che sono quelli che buttano con le scie chimiche. E vorrei capire questi com'è che hanno diffuso questo Questo batterio. disseccamento, chi c'è dietro. Va bene. Mm. Poi scrivi che tua madre sogna Gesù. Sì, sì, eh, allora mia madre ha fatto questo sogno. Ha sognato Gesù disteso sul divano di casa, perché io vivo con i miei, no? Il muro dietro era di un bianco luminoso. Gesù disteso, poi lui si siede e al posto della sua testa c'è la mia.
Mm. E io ho pensato, forse vuol dire mamma che sono io il salvatore, perché io gli dico, no, è l'unica che crede ancora in Dio in casa. E quindi, sai, tanti discorsi per farli cambiare idea, ma è difficile perché il condizionamento è bello tosto. È radicato. Gli esseri di luce agiscono molto perché poi lei ogni tanto cioè, gli esseri di luce attraverso mia madre mi pizzicano, no? Cioè, mi provocano perché sanno dove cogliermi. Cioè loro utilizzano dei pensieri, Mm. no? Suggeriscono, che so, a mia madre di dirmi, ma quei fumetti, ma questo, ma quello. E tante volte mi fanno innervosire, però capisco che sono loro che mi provocano. Va bene. Cure aria fredda, non mi ricordo questo punto, ma in realtà... The Cure. Allora, il 16 giugno Ah, i del, Cure, scusa. Sì, sì. sì, del 2019 sono andato con un amico a vedere il concerto dei Cure, no? Che anche lui, Però, diciamo, scusa, Totò, questo lo toglierei. perché? No, siccome è successo che quando ho cominciato a suonare dal caldo c'è stata una mezz'oretta di freddo, Ah, secondo me è successo qualcosa in quel momento di là. ok, scopriamo che è successo qualcosa, cosa ti cambia? Mi conferma che la mia intuizione è stata giusta. Vabbè, ma tu, cioè, noi oggi siamo qua Per te. per te, non per vedere se nel concerto dei Cure, che chiaramente sono un gruppo interferito, cos'è? Sono puliti i Cure? No. Cioè, Giorgia è pulita? No. Quindi non c'è bisogno di ribadire l'ovvio, no? Quindi andiamo avanti, direi che i Cure non sono puliti, sei andato al concerto di un gruppo che non è pulito, chi se ne Uno più frega, uno fa due. no? Come diceva un vecchio detto, io sono, chi se ne frega, non mi ricordo. Dai, questo lo togliamo perché è già bella ricca. Io inizierei, ok? Jim Morrison, Ah, giusto, però abbiamo la xylella. vabbè, vabbè, se facciamo in tempo allora, diciamo. Diciamo che se facciamo in tempo lo facciamo. Ok, Io iniziamo? vorrei sapere se è morto da sé oppure se è stato suicidato come gli altri, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Kurt Cobain, perché mi sembra di aver capito che chi ci governa fa questi sacrifici dei divi o no? Ogni tanto qualcuno lo fanno Sì, fuori. è molto ricca la tua sessione, eh. Io dico, non c'è Bell'impegno. tanto. Al limite ci rivedremo per un'indagine, non Va so, Jim bene, Morrison, vediamo se facciano stare. Comunque, va bene, ti disattivo il microfono, lo riattivi tu alla fine. Ciao. ciao. Va bene Sabrina, ti faccio un'induzione, un conteggio da 10 a 1 e tu ti rilassi, mentre ti rilassi ti connetti a Totò ed iniziamo 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Connettiti a Totò.
Dimmi quando lo vedi. Lo vedo già dal conteggio e mi mostra una vita dove fa il ricercatore. Vedo lui con un cappello vestito simile a Indiana Jones. Mi arriva questa cosa che sta con un pennello e pulisce per terra mentre scopre delle ossa. È un ricercatore. Un archeologo. Sì, Come si chiama? Johnny. Ti dà l'autorizzazione, Johnny? Mi scrive sì con il pennello sulla sabbia, sulla terra. Mi scrive Ok. sì. In che anno siamo e dove? Siamo in una... È come se siamo in una linea temporale parallela. 1912. Però non di Siamo... questa linea temporale. No, no, non di questa linea temporale, vedo Sardegna. Sardegna, Mm. Italia. Mm. Curiosità, nel 1912 di questa linea temporale, Totò chi era? Dov'era? Vedo che ancora deve scendere. Qui- Quindi non è incarnato, No, ma si incarnerà quando l'archeologo nell'altra linea temporale morirà? Cioè c'è una corrispondenza tra date o si possono sovrapporre? si possono sovrapporre. Io vedo delle linee temporali che si possono sovrapporre, però vedo che comunque se cambia qualcosa può cambiare tutto il resto. Lo vedo tutto collegato, però si possono sovrapporre, sì. Diciamo che se l'archeologo fa altre cose oggi e decide di fare, Mm, si mm. possono anticipare o posticipare delle nascite che già sono Sì. state decise su questa linea, sono già avvenute, diciamo così, su questa linea temporale. Va bene. Sardegna, qual è l'oggetto della ricerca di Johnny? Vedo che sta con un pennello e scopre delle ossa. Scopre delle ossa e sono ossa di uomini. Io vedo i giganti. Uomini grandi. Mm-mm. Va bene, guarda, diciamo, la vita di Johnny dall'alto, tra virgolette, quindi non soffermiamoci sulle singole ossa, sui singoli anni, sui singoli giorni, ma vediamo cosa succede se va avanti in questa ricerca, se viene bloccato, cosa scopre di chi sono queste ossa, se sono umane o di animali, quali sono le conclusioni della sua ricerca e la conclusione del suo lavoro. Le ossa non sono umane. Vedo che lui trova queste ossa e ci sono altre persone con lui, è un gruppo che sta facendo queste ricerche e scoprono queste ossa, non sono umane, però vedo se quando mi hai detto vai avanti in questa vita che ad un certo punto è come se lui venisse bloccato, venisse eliminato dal gruppo perché è andato troppo oltre in questa sua ricerca. Lui è molto esploratore, lo vedo molto, vuole comunque Entusiasta. scoprire, è Mm. entusiasta di, sì, trovare risposte e di mm, farle vedere a tutti. E quindi a un certo punto di questa vita vedo che viene, per una scusa banale, viene Con un cacciato. pretesto lo cacciano. Ok. Lui Sì, che è così entusiasta, lo cacciano. Ok, ma non sono umane nel senso che non sono di esseri umani come noi, no, ma sono a forma di uomo, come la tradizione vuole, la tradizione dei giganti sardi vuole, io ho visto oppure hanno il questo, sì. teschio, hanno le stesse ossa, ma sono grandi. Io ho visto proprio delle ossa umane giganti, però quando mi hai chiesto esattamente quello che più o meno diciamo si può cercare, però quando mi hai chiesto se sono umane ho letto di no,
comunque ho letto qualcosa di non umano. Da dove DNA. vengono questi giganti? Io lo vedo legato, vedo Zeus direttamente. Quindi sono dei fratelli minori del primo creatore? Mhm, sì, li vedo direttamente dati da lui, come se fossero proprio diretti da Zeus a questi esseri giganti. Mm. Quando hanno vissuto? In che anno? Secolo. Anno, secolo. Io li vedo proprio all'inizio della storia, li vedo proprio come se fossero mm, le prime, i primi uomini, diciamo così. Li vedo Bipedi, proprio l'inizio. Sì, ma epoca preistorica insieme ai esseri preistorici, i dinosauri. io li vedo ancora prima. Io li vedo proprio come uno dei primi prototipi di incrocio umano che è stato sulla Terra, che hanno fatto. Ah, quanti sono nati sulla Terra? C'è un numero? 2 miliardi. In tutta la Terra o solo la Sardegna? Io vedo in tutta la Terra. E perché si trovano specialmente in Sardegna? Se ne sono trovati tanti in Sardegna? Quello che vedo è questo, è come se in quel tempo, quando tutto questo è accaduto, le isole, i mari erano completamente diversi, quindi c'erano delle terre dei continenti che noi conosciamo oggi, che all'epoca, nella nostra linea temporale, non erano ancora emersi. E quindi è come se la Sardegna, come la conosciamo noi oggi, fosse una delle poche terre fisiche emerse dal mare. Vedo questo processo di terra che esce dal mare e quindi è come se fosse comunque all'epoca diverso la fisionomia fisica terrestre. Vedo questo. Ok, avevano delle tecnologie avanzate questi giganti? Avevano possiamo chiamarli poteri avanzati, avevano un DNA molto aperto, molto più, non a livello di tecnologia, ma di capacità psichiche, di mente, di percezione e a livello energetico, esoterico, più che tecnologia. Vedo questo. Quanto vivevano? Quanti anni vivevano? Almeno 200, almeno, di più di Maschi, noi. femmine, ovviamente, sì. Mhm, sì, sì, Le maschi e femmine. donne partorivano come partoriscono le nostre? L'atto sessuale c'era, però ho visto una scena mentre me lo chiedevi, è come se loro potevano unirsi anche a livello fisico come conseguenza di un discorso energetico, come se fosse un trasferimento da un corpo fisico a un corpo femminile. Cioè, avevano anche altre capacità per procreare. Non è Mentali? solo come noi. Sì, Eteriche? sì, Mm. sì. Bene, Johnny è stato allontanato perché cosa ha scoperto? Allora, mentre me lo chiedevi, ho visto, è come se Johnny fosse legato a questi esseri, fosse legato a questi esseri. Lui, in questa vita è come se avesse tracciato una quasi verità, avesse scoperto quello che si avvicinava di più alla verità, quindi a quello che è, e Mhm, quindi che comunque l'aveva tradotti come tra i primi esseri, mi viene la parola divino, ma ovviamente è relativo, mhm. e l'avesse comunque soprannominati esseri divini lui in questa vita. E quindi vedo qualcuno che comunque ha compreso la sua potenzialità e la sua capacità, e comunque la verità deve essere sempre nascosta, altrimenti Chi la nascondeva? La Chiesa?
in quell'epoca lì, nel 1912, di un'altra linea temporale, ma sempre della Terra? Io vedo un gruppo di ricercatori legati a qualche, è diverso, legati a qualche setta, qualcosa di che deve essere nascosto, comunque legati a qualche Massoneria? setta. Allora, ho visto quello, però è diverso, cioè non è esattamente massoneria, è come se fosse massoneria, ma è una setta diversa da quella che conosciamo noi, però più o meno come criteri sono sempre più o meno le stesse credenze, ecco, che è, cioè comunque Va, sì. va bene, qual è la causa di questa vita mostrata dalla parte subliminale di Totò? Il suo entusiasmo lo mette in pericolo, lo espone troppo. Mm. Quindi è un messaggio che la sua parte subliminale sta dando a Totò? Così Mi, come in quella vita di Johnny si è esposto e ha perso la ricerca di fatto, in cui sì, poteva continuare a collaborare, la sua ricerca mi sembra di aver capito, quindi lui era uno dei assolutamente sì, principali. Così assolutamente sì. oggi, con la curiosità di sapere tutto, anche quello che non serve più, Lo mette in rischia di... pericolo. Ok, causa, più che causa esoterica, effetti di quel test che ha fatto, punto 2, che tu non conosci tra l'altro. Un famoso test per svangarla, diciamo. Fa parte sempre del suo modo di voler sapere, di testare e di provare che va bene, fa parte del suo percorso e va bene, però mentre me lo chiedevi, io ho visto come un portale che si apriva sulla sua fronte, proprio al centro della fronte. Ho visto come se mentre facesse questa pratica si Test. aprisse ho visto proprio un portale che viene, Mm. vedo proprio un dito che fa così sulla sua fronte, apre un Ok. canale per entrare. Chi entra? Chiamiamolo. O dove se ne va l'energia di Totò? Da chi se ne va? Io vedo che viene impiantato in quel momento. È come Ok. se lui Chiamiamo accettasse una- sì, una di nuova essere interferenza? impiantato, sì, un'interferenza comunque. Ma una nuova che prima non aveva? O cosa? No, è come se accettasse che vengano fatti, che lui, cioè è come se lui accettasse di darsi per essere studiato, cioè lui per voler studiare, ok, adesso mi è arrivata forte questa cosa, è come se in quel momento accetto, ok, io studio quella parte e quindi voi potete studiare me, è come se c'è uno scambio Eh, in quel momento. Bene, molto interessante. Chiamiamo quelle entità che hanno preso per dargli lo studio che poi alla fine non è servito a niente. Vedo diverse cose, ne vedo tante. Vedo dal più basso rettili, in Mhm. particolare ho visto un serpente. È strano perché ho visto un serpente all'interno, quello che conosciamo, il triangolo con l'occhio della Mhm. massoneria, l'ho visto invece un triangolo con un serpente questa volta. Ho visto un serpente legato a, Senza l'occhio. senza l'occhio, Mhm. rettili, quindi. Addirittura qui io vedo siriani, Mhm. umanoidi di Sirio e mantidi. Vedo un insieme, una collaborazione di più entità. Ok. Quelle non derivanti da questo test, chiamiamole. Le sue, prima di questo Mhm. test? Mhm. E DL subito. Quanti? Eh, eh,
5. Mm. Mm. Quella volta che lui ha visto una pallina di luce che le usciva dalla spalla destra, EDL. provava a prenderla, spuntava nella sinistra e così via. Era uno o due? Lì ne erano, io ne vedo 2/3 che comunque lui riusciva a vedere, riusciva a percepire che c'era qualcosa che non andava, però mentre ce lo spiegava prima nei punti già l'avevo visto, sì. È Ok. come se loro, una volta che prendi consapevolezza e sai che esistono, è facile, facile. Riesci comunque a percepirli, riesci comunque a saperlo che sono loro. Sì. Mhm. Poi? Io lo vedo legato sirio, siriani, vedo questo. Sono degli umanoidi, sono degli umanoidi, umanoidi legati a Sirio. Questa volta ho visto questo pianeta qui. Sono Va bene. umanoidi comunque. Il monachello, il folletto dispettoso della tradizione di alcune regioni d'Italia. Siriano. In Ecco questo per- caso o sempre? Allora, vedo questa cosa qua. Praticamente loro hanno, cioè nel suo paese, nella sua città, o insomma dove viene questa tradizione, questo concetto di questo folletto, di come lo vedono e come gli viene tramandato. In realtà non è nient'altro che una proiezione, cioè esiste comunque come mi è arrivato siriano, mi è arrivato che viene da quella situazione lì. Però è come se comunque io vedo anche diverse entità che si impersonalizzano in quel tipo di, perché la mente conosce quella fisionomia e quindi è come se per interagire con le persone di quel posto potessero le entità prendere la forma di ciò che le persone conoscono. Sono queste due cose parallele, quindi esiste questa sorta di folletto, ma in realtà io lo vedo siriano, che interagisce in particolare con questo paese. E poi vedo altre situazioni, se mi innalzo, come se le persone, conoscendo quel tipo di fisionomia, Vedi l'entità per storielle, arrivare. se, Esatto. se vanno e se ne approfittano. Quella che è Esatto. saltata è salita sulla schiena durante il sonno di Totò, che dormiva a faccia in giù, era questo Un monachello? EDL. Era un Un EDL. EDL. Mhm. Era un EDL che cercavano di bloccarlo. Il monachello di Totò è sempre uno o cambia? No, cambia. Sono alcuni siriani, quindi è inutile cercare Sì, un sì, responsabile. I sì. siriani hanno un DNA ibrido di umanoide e Felino. mm, va bene, quello che sembrava essere uno dei più grossi problemi di Totò, il monachello, fa parte solo delle semplici interferenze. Mm. Il test l'abbiamo visto, ti chiedo velocemente con chi ha parlato Totò, lo recupero come punto, quando ha fatto, diciamo, un'ipnosi, no, più che un'ipnosi casalinga, ha proprio parlato con un amico che aveva fatto quel test e con una Mm. parte di quell'amico. Con chi ha parlato? In parte una PS, cioè in parte c'era, io vedo la PS che cercava di uscire fuori. Vedo questa scena, è come se vedo la PS che cerca di arrampicarsi per essere ascoltata. In parte vedo tante entità, che è come se lui anche qui si aprono dei canali, si aprono delle porte, è come se facendo questo tipo di situazione senza essere consapevoli e senza essere guidati, io vedo proprio come se si aprono delle porte e non si sa Ma, ciò che entra mm, e ciò che ma esce. questo amico ha fatto il test, quindi Sì, sono entrate con il test. C'è la possibilità di fare il test e di rimanere puliti senza aprire porte? Ok. no. Quindi test uguale interferenze nuove che prima non c'erano. Il creatore del test guadagna energeticamente ogni volta che qualcuno fa il test e quindi si aprono le porte, quindi entrano. Guadagna le PS.
Io vedo che ci sono poteri, cioè a livello fisico, come se questa persona guadagnasse dei poteri di visione, di fisico, quindi qui, Mm? e poi vedo PS, come se fosse alimentato da altre PS. Non riesco. Massoneria? Sì. Ok, vediamo gli impianti. Fai una bella scansione, prenditi tutto il tempo che vuoi di Totò. Quello che abbiamo visto prima, che quando l'ha aperto, quando l'ha accettato, è come se vedo una sorta di portale qui, che però, come dicevo prima, è come se lo percepisco come un impianto, è come se da qui viene emesso e levato, perché lui ha una ricerca come se fosse stato un patto. Io prendo informazioni e vi do del mio, quindi questa cosa lo vedo bene forte, diciamo. E, vedo qualcos'altro dietro le gambe dietro, cioè che dalla schiena dietro scende giù, come se sono io vedo dei tubi in questo caso, però vedo dei tubi, vedo un collegamento, è come se fosse un impianto collegato. È collegato con il discorso della fronte, cioè da dietro le gambe e la fronte. Vedo come dei tubi di interscambio di energie, Mm, dalle gambe ai piedi che arrivano alla mente, alla testa. Vedo questo, lo vedo diverso, come lo vedo di solito. Mm. mhm. E basta questo. Causa esoterica della lieve ipertensione. Tutto questo scambio di energia. Lui ha un'energia forte, nel senso che non sta mai ferma. Vedo lui molto emotivo, molto entusiasta. L'entusiasmo è potente, cioè sprigiona una forte energia. E quindi vedo un continuo di interscambio dove, non avendola ancora, ma ci stiamo arrivando, la consapevolezza, tra virgolette, di controllare tutto questo, è come se sfogasse in questo tipo di situazione corporea. È una mancanza di Proble- controllo della propria energia. problemi lombari. Da una parte l'impianto, che è come se pesasse sulla sua schiena. La schiena è il peso che ci portiamo. E poi è energetico proprio per questo. È come se ci fossero. Mentre me lo chiedevi, ho visto come se lui mi mostra uno zaino con delle cose di cui liberarsi, e quindi è come se pesasse sulla sua schiena, quindi lo sfogasse a livello corporeo, ma in realtà è più energetico, come se fosse energetico, uno sfogo energetico, una pesantezza. Causa esoterica del ventricolo sinistro ipertrofico. E DL, lì lo vedo proprio. Causa esoterica del calo della memoria o in ogni caso della bassa memoria sin da bambino a scuola. Vedo diverse cose. Una è questo impianto che abbiamo visto. Come se lui in quel momento accettasse questo scambio. E poi abduction, la bassa memoria la vedo quasi sempre, spesso legata alle abduction, quando loro comunque cancellano quello che fanno, ma ovviamente non sempre si hanno i risultati che loro desiderano, ma comunque siamo fisici, quindi possiamo comunque rispondere a determinate situazioni. Una di queste è quella appunto che il fatto di cancellare la memoria è come se poi cancellano anche altre situazioni. E poi vedo dei momenti in cui lui si collega,
si collega, si collega anche alle vite passate, anche alle vite parallele, e poi vedo dei cloni. Ha dei momenti di stacco completo, cioè è come se lui è come se si collegasse con altre situazioni che lui percepisce che esistono. A volte sono le abduction, a volte sono, io vedo dei cloni e a volte sono anche le vite passate, è come se comunque ci sono vite come quella di Johnny che le sono piaciute. È come se lì avesse lasciato qualcosa da concludere e Mm. quindi è come se si collegasse in quei momenti, sì, vedo proprio Mm. una Quante sono sorta le di abduction? 6 mesi. I cloni? Io vedo un clone su Sirio. Uno solo. Mm-mm. E le vite? Quante sono? 2725. Ok, causa esoterica se c'è, del grave ascesso che l'ha colpito tempo fa. È uno sfogo energetico. Spesso vedo anche questa cosa qui, è come se all'interno del nostro corpo, il nostro corpo percepisse che comunque ci sono tutte queste situazioni e quindi in qualche maniera sceglie come posso dire, delle vie per espellare. Lo vedo proprio come una reazione fisica. Espellere. Sì, una reazione prettamente fisica, sì. Ok, causa esoterica della calo della vista con l'età. Due cose vedo. Una, fisico, quindi non ha una causa esoterica specifica, però sicuramente fisica, però anche questo impianto. Questo impianto qui è come se comunque pesasse sulla sua parte visiva, anche sulla mente. Questa apertura che lui ha dato. Quindi un po' un impianto, un po' l'età, Mm, mm, sostanzialmente. mm. Ok, Totò fa, cambiamo discorso, un'ipnosi casalinga, effetti, benefici o interferenze acquisite o qualcosa del genere. Io vedo che in questa ipnosi lui però vede delle cose, Mhm. si collega. Allora, da una parte vedo che si collega comunque all'etere, diciamo così, cioè comunque riesce a vedere, a innalzarsi e a percepire delle cose. Dall'altra, come abbiamo detto anche prima, non essendo comunque consapevole 100%, non essendo guidato da una persona che comunque sa come evitare determinate situazioni, vedo sempre questo interscambio, come se vedessi sempre una porta, torno a vedere una porta che si apre, come uno scambio. Io lo faccio, mi collego, voi prendete e io percepisco. Io In vedo quel questa caso cosa che qua. lui ci ha raccontato, cosa ha acquisito? Cosa ha pagato come scambio? Qual è il prezzo che ha pagato? Tanta energia. Lui è una persona poi che comunque a livello energetico ha un'energia, questo entusiasmo è molto, è come se ha una vibrazione comunque alta, nel senso lo porta a essere un pochino più particolare, tra virgolette, rispetto a una persona emotivamente con emozioni più basse, quindi comunque è più forte, diciamo così. E Ok, poi ha avuto delle... Mm, dimmi, dimmi. vedo dei collegamenti come se lui, non so se a livello conscio poi se ne è reso conto, ma è come se fosse, io vedo come se avesse visto anche questo pianeta, però non so, la sua anima l'ha visto, come Quale se si pianeta? fosse reso Sirio. Vabbè, ma ce ne sono così tanti. Mm.
non è che vedere Sirio sia una grande No, esperienza. però Sarebbe per bello voi. andarsene, magari, no? Sì. Per questo. Diciamo. Ha creato ha avuto delle conseguenze l'asportazione delle tonsille da giovane, esoteriche. Io vedo che l'esportazione delle tonsille è legato a, sì, a livello esoterico, ovviamente, mentre me lo chiedevi, ho visto come se fosse un impedimento, come se levano comunque una parte di voce alla persona, come posso dire? È come se fosse più facile non esprimere e non dire ciò che uno può conoscere. Mi viene forte questo, vedo questo forte. Ok. Però è E generale, non è nella sua situazione. c'è una causa esoterica alla condanna a lavorare, lui che vuole vivere di rendita, al di là del Giove retrogrado che non ha insomma senso. Beh, diciamo che questa cosa è un po' per tutti. La condanna a lavorare, purtroppo, vedo forte il fatto che più siamo tutti concentrati su un discorso di lavorativo, ci distacca dalle nostre ricerche e quindi ci distacca dal reale senso di quello che poi uno dovrebbe fare qui. Quindi lo vedo legato un po' a tutti quanti. Mhm. Vivere di rendita, dobbiamo arrivare a tutto, cioè tutti possiamo tutto, però è un percorso che c'è la mente di mezzo, non scordiamolo, quindi nel discorso individuo tutto si può fare, ma c'è comunque ci sono delle cose radicate che uno ha all'interno della mente, di come sei cresciuto, della società che ti rende schiavo per allontanarti dalla tua vera essenza, quindi è un discorso molto molto più ampio. Cos'è Giove retrogrado? Non ho capito, scusa. Cos'è Giove retrogrado? Io mentre lo dicevi vedo solo rettili adesso. Va bene, chiamiamo tutte le entità. Ne abbiamo già viste alcune, il serpente, Sirio, le mantidi. Chiamare tutte fino ai piani alti. Qui vedo questo collegamento con questi siriani, umanoidi comunque. Serpente, l'abbiamo detto, EDL. Quando vedo abduction vedo sempre mantidi, spesso mantidi. E poi mentre salivo tra Zeus e il sotto, diciamo, Zeus, ho visto di nuovo quei uomini, I giganti. mm, mm, Hanno un nome questi giganti? uomini Ok. primi uomini. Beh, anche uomini primi va bene. Mm. Va bene. Ehm, la madre, se sono interferenze della madre, ovviamente non possiamo analizzarle. La madre sogna Gesù e poi Gesù trasforma il proprio volto in quello di Totò. È un angelo. Della madre o di Totò? Mm. No, della madre. Ok. Madre religiosa per questo? Sì, assolutamente sì. Va bene, chiamiamo la nonna materna. Mi si presenta una signora mm, sta con un ombrello in mano sotto la pioggia.
si presenta così. Una signora anziana con dei capelli grigi, un Mm. vestito lungo, scuro e un ombrello sotto la pioggia. Ok. Vuole restare? Vuole andarsene? Vuole fare qualcosa? Mi arriva come se lei comunque stesse comprendendo, avesse compreso, avesse preso delle informazioni e si stia proteggendo da ciò che non gli piace più. Cosa non gli piace più? È come se lei Le eh, interferenze. fosse, esatto, E fosse quali- comunque interferita mentre, perché viene sempre questa cosa qui che accade tutto in simultaneo, e lei avesse comunque già, quando prima l'abbiamo nominata, di chiamarla, fosse già qui a vederla la sua sessione, questa sessione, e quindi si fosse già resa conto di qualcosa, avesse già preso delle informazioni Mhm. e avesse aperto l'ombrello come per dire io adesso ho capito, qualcosa ho capito e mi sto parando. Si sta riparando. Ok, diciamole che adesso le facciamo piovere in testa una pioggia che ha tutte le informazioni delle mie sessioni, tutte. Se vuole, lei può accogliere questa pioggia chiudendo l'ombrello e mettendolo per terra. Cosa vuole fare? L'ombrello l'ha chiuso. La pioggia non è più scura come vedevo prima, tutto un ambiente scuro. Piove acqua pulita e lei la prende. Ok, dimmi quando ha finito. Fatto. Ok, adesso ha ancora paura la nonna di queste brutte interferenze cattive da cui si riparava con un semplice ombrello. No, le ha prese le informazioni. E l'ombrello dov'è? Non c'è più, non lo vedo più. Ok, la nonna è attaccata alla terra, persone, cose, luoghi, oggetti. Io vedo che facendo questo processo è come se lei avesse, avesse fatto una sua pulizia, quindi in questo momento no, no, è come se tramite questo processo, ovviamente mm, in maniera veloce, io lo vedo che comunque è come se questo processo Velocizzato. già, sì, è come se già era iniziato durante la sessione, vedo, percepisco questa cosa molto forte, è come se accade sempre tutto, più andiamo avanti, più è tutto è già accaduto e sta accadendo ed è simultaneo, sì. Quindi la vedo già come se avesse preso come se ha preso le informazioni e si fosse già resa conto e è pronta per andare via, dove vuole Bene, andare. prima di andare le chiediamo un messaggio per Totò e un messaggio per sua figlia, la madre di Totò, se c'è messaggio. Vedo, mi arriva questa frase, lascia perdere gli angeli, lascia stare gli angeli. Basta, solo Vabbè, ma non questo. c'è bisogno. Ma a chi è rivolta? Al nipote o alla figlia? Io vedo lei che dice questa frase, come se fosse rivolta in generale, però mi dice solo questo, non riesco a sentire altro. Forse alla Chiediglielo, figlia, la figlia. che è molto religiosa. Anche Mm. perché Totò, alla fine di questa sessione, contatti con DL, quindi angeli, non ne avrà più. Se si protegge, sì, deve crearsi una sua protezione personale, perché comunque nella casa dove sta ci sono, ma se lui si protegge non ne avrà più. Ignorarli, ignora.
Va bene, la salutiamo, le chiediamo ovviamente di staccarsi da tutto quello che è terreno e quando è pronta si può aprire un portale e andare via attraverso di esso. Andata, fatto. Va bene, se non ti costa troppa fatica, chiama Jim Morrison. Vedo un uomo seduto di spalle su una sedia che mi dà le spalle. Interferito? Sì, Da quali entità? tante, diverse. Quale ragione l'ha portato alla morte? Dall'ambiente noto. Disperazione. Va bene, se ci dà le spalle non ci piace, non ci dà retta, quindi lo salutiamo. Disconnettiti da Jim Morrison e seguente, ultima domanda di analisi. Causa esoterica, se c'è, del problema in Salento della xylella, il batterio che colpisce gli alberi di olivo. Li vedo diverse cose. Sono comunque interferenze. È come se l'ulivo rappresentasse comunque è un albero. In qualsiasi modo è comunque un albero. È come se rappresentasse comunque anche se noi, anche se diciamo l'uomo ancora non lo comprende, certe cose non le comprendiamo della natura, è come se rappresentasse comunque un mezzo, un'apertura, un qualcosa che possa essere utile a noi per arrivare a determinate verità. E ogni tanto è come se loro mh, dovessero comunque uccidere questa sorta di aiuto, tra virgolette, che noi possiamo avere a Loro? livello energetico, l'entità, Quali? Odino, Ok, scendiamo in questo caso, invece di salire scendiamo. Sottodino, vabbè, lasciamo perdere i re. militari, Di che nazione? americani, tedeschi, Sc- Scendiamo. rettili. Gli alberi muoiono per il batterio Xylella o per dei funghi? Quando No, gli muoiono. alberi. Io questo batterio lo vedo come una cosa creata, non esistente quasi. Cioè, È è una, un'invenzione, mm, sì, è un pretesto. un Ok, come li pretesto. uccidono gli alberi? Sono delle sostanze chimiche non terrestri che l'albero non riesce qui a es- a pulire, a Mhm. resistere. Espellere. Mm, mm. Ok, ma, mm, ma la ragione è quella che hai detto prima ed è l'unica ragione o c'è anche appunto l'intento di ricreare un latifondo in Puglia? A livello più alto, cioè diciamo di esoterico ho visto quello. A livello più basso, sì, ci possono essere diverse anche questa cosa del latifondo. Però a livello energetico, dove sto io, dove vedo in questo momento, dal punto di vista che vedo, cioè il latifondo
è un'ulteriore scusa, conseguenza che loro possono, che possono utilizzare tramite questa situazione qui. Però io a livello energetico la vedo come l'abbiamo detta prima, esoterico. Va bene, perfetto. Abbiamo 2725 vite di Totò, diverse linee temporali, diverse dimensioni. Andiamo dove esistono, dove sussistono i patti ed i contratti di tutte queste vite. Andiamo al cluster. Ok, me lo mostra come una distesa di... Vedo una distesa di terra dove si pianta il grano e sopra c'è un pezzo, un riquadro dove ci sono tutti i suoi patti e contratti, me lo mostra così. Quanti sono? Più di 2000. Ma come li vedi? Ognuno singolarmente cos'è? Un foglio, un libro, un quaderno, un faldone? Mi mostra una distesa dove si pianta il grano di terra e poi mi mostra come un lotto delimitato da un recinto e li vedo tutti messi lì, vedo dei libri uno sopra l'altro, tutti messi qui da questa parte qua. Sono dei libri, dei veri e propri libri, Messi in piedi, con la uno, copertina rigida? uno Ah no, sopra uno sopra l'altro. l'altro. Sì. Ok, messi di... Ok. Ma uno sopra l'altro allineati o perpendicolari uno all'altro? No, perpendicolari. Va bene, nel cluster di Totò ci sono dei personaggi della vita di Totò che abbiamo incontrato, non so, la nonna, la mamma, l'amico a cui ha fatto un'ipnosi casalinga, l'altro amico, se non è lo stesso, a cui ha fatto un dialogo, lui che aveva fatto, l'amico che aveva fatto il test famoso. C'è qualcuno? Mamma, altre persone presenti della sua vita, ma non le abbiamo nominate, quindi non le conosco, però vedo che ce ne sono altre che lui già ha presenti anche in questa vita. Mhm. Nonni, poi ne vedo diversi che non conosciamo, cioè non so a chi corrispondono bene in questa vita, però li vedo comunque paralleli, vedo qualcuno che è stato con lui nella vita di Johnny, questo amico qua. Ok, cosa vuole fare di questi patti e contratti? Più di 2000. No, basta, esperienza fatta. Ok, li butti allora in un portale definitivo. E quando l'ha fatto, verifichiamo impianti, identità, cosa è successo su quel fronte. Allora apre un portale all'interno della terra verso il basso, lo apre così, me lo mostra così. È come se tutti questi patti che stavano su questo lotto di terra andassero giù dentro il portale che lui ha creato sotto, nella terra. Ma buttati via tutti. Fatto. Andiamo all'avatar. C'è il computer chiuso. Vedo un avatar che è fisso, seduto sulla sedia, ma Non si non muove. fa nulla. Era chiuso, si è chiuso quando il computer? Quando abbiamo fatto il lavoro del cluster, diventa L'ha più chiuso... potente questa. Mhm. Vedo che più facciamo questo tipo di pulizia di lavoro e più quando arriviamo all'avatar lo vedo sempre meno attivo.
Vedo questa cosa qui. Il computer si è chiuso da solo o l'ha chiuso l'avatar? Io vedo che l'ha chiuso lui. Come dire, Cioè, non serve più il mio lavoro. mm, Va bene, cosa fa Totò? All'avatar, il computer, la sedia, il tavolo, tastiera e schermo sono insieme perché è il computer. prende tutto quanto in maniera molto sicura. Lo vedo proprio sicuro di quello che sta facendo. Lui sa cosa sta facendo già. E prende tutto e lo lancia in un buco. In un portale definitivo. Mm-mm. Fatto? Fatto, sì. Ok. Chiediamo a Totò di liberarsi nel suo corpo emozionale di tutte le emozioni, se ci sono, a bassa frequenza e di sostituirle, per esempio, con emozioni ad alta frequenza. L'ha fatto, lo sta facendo. Ha già levate le emozioni a bassa frequenza. Io vedo sempre più forte che questo lavoro è sempre tutto simultaneo, nel mentre siamo al cluster Avatar, come se già si fosse pulito lui. Ok. Ci sono ancora impianti, entità, cloni, abduction e EDL? Levato tutto dall'Avatar. Il C'è ancora la computer vita di Johnny? è cambiata. In che modo? C'è, ma è cambiata. E lui è, vedo che in questa vita è come se avesse compreso che alcune cose è meglio tenerle per sé o comunque esporle nel momento giusto e alle persone giuste. Quindi vedo come se lui tenesse per sé di più le sue scoperte, le dicesse a qualche persona. Io vedo, l'ho visto anche prima, questo amico di questa vita, in questa vita qua di Johnny, che faceva lo stesso lavoro con lui e facevano queste scoperte insieme. Vedo che parla con questa persona e però grazie a questa sua consapevolezza è come se non viene più ehm, Obbligato cacciato. a uno scambio. Mm, Ah, mm, ok. mm, mm. Ma l'amico di Johnny è in questa vita quello dell'ipnosi casalinga o quello del test? No, quello del test. Io chiedo a Totò, sono la stessa persona o sono due persone diverse? Due persone diverse. Due persone diverse, ok. Quello del test, non quello dell'ipnosi casalinga. Benissimo. Messaggio finale della parte subliminale, parte eterica a Totò. Loro dicono continua a fare i tuoi studi, però controllati, altrimenti i tuoi studi possono portarti un pericolo. Impara, mi dicono di imparare a gestire tutto l'entusiasmo. Questo suo entusiasmo è molto forte, molto potente, però allo stesso tempo può essere uno specchietto per l'allodole, quindi imparare a controllarlo e a proteggersi. Continuare le Basta? proprie ricerche, sì, però più controllo di se stesso. Ok. A quanto vibra Totò adesso? 3 milioni e mezzo. Milioni? 3 miliardi e mezzo, scusa. Ok. PSP sono in equilibrio? Vedo uomo e donna che si prendono per mano in questo momento. Sì, Ha un valore il suo corpo emozionale? 3550 adesso, più E forte di all'inizio? prima. 1 milione e mezzo. Un... Sì, 3.500
E 1,5 milioni? Mil- 1.500. 1.500, scusami. Quindi è più che raddoppiato il costo Sì, promozionale. era di meno, 1.500. Ok, come lo vedi rispetto all'inizio? Io adesso lo vedo pulito, bene. Mentre chiedevamo come lo vedi, vedo che si è fatto una sua, come se si fosse creato una sua palla energetica e durante tutta la sessione l'avesse costruita, l'avesse capita. Bene, Va bene, allora salutiamo Totò. Abbiamo finito, quindi disconnettiti da tutto e tutti e dimmi quando sei pronta, come sempre, per tornare. pronta. Ok, conto da 1 a 5. Al 5 tornerai e sarai al tempo presente dal quale ti sto parlando. 1, 2, 3, 4 e 5. Apri lentamente gli occhi. Eccoci. Come stai? Bene, bene. Bene. Totò, attiva pure il tuo microfono, prego. No? È Aspetta. uno dei... Sì, sì, prima sì, adesso no, adesso no. Devi rifare... Adesso sì. così, 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 così. Sì, Come va? Fa- Benissimo, fantastico ragazzi, grazie, è stato bellissimo, no? Un bel viaggio. Bello, bello. Ti è piaciuto? Cosa ti è piaciuto di più? Beh, il fatto che io sia un ricercatore che cerca sempre di sapere tutto e di divulgarlo quanto più possibile, appunto questo entusiasmo qua che mi permea, che però sono così empatico, talvolta diventare antipatico, perché Ah, ovviamente poi no, no, non fare coglioni con queste cose, sempre le stesse cose, sempre alieni, qua e di là, ma quelli c'entrano, sono a monte di tutto, se non risolviamo quello, vabbè, però non è facile stare zitti, perché poi li senti è caduto anche per è te? caduto. Ah, Sì, anche per me, infatti. ecco. Ti rivediamo, sì? Dicevi? Ok, c'era stata una telefonata. Ah, ok, ok, ok. Sì. Sì, sì, E vabbè, ti rompono le scatole e via. Va bene. Totò, allora la pubblichiamo così com'è, con il sì, tuo viso, la tua voce, il tuo nome, tutto. Tu ci farai sapere come va. come va? Mm. Resta ancora un secondo, un attimo in linea, chiudo la registrazione. va bene. Ciao a tutti.